vedere come preparo la mia pasta colorata con la verdura. Sarà semplice, veloce e sicuramente molto divertente. Seguitemi! E se vi piacciono le mie ricette, non dimenticatevi di cliccare sulla campanella per avere le notifiche dei miei video. Per la pasta che ho deciso di preparare con voi oggi, utilizzerò cavolo cappuccio rosso, verza e zucca. Ecco gli ingredienti per il primo impasto: verza, uovo e sale. Ora andiamo a frullarli. Siamo pronti adesso per creare un bellissimo colore viola, utilizzando cavolo cappuccio, uovo e sale. Ecco che cosa utilizzeremo per creare un bellissimo colore arancione: zucca, sale, uovo e un piccolo segreto del concentrato di pomodoro che renderà il nostro colore ancora più brillante. Adesso che ho inserito la zucca nel composto, inizio ad amalgamare la semola velocemente e quando il composto è quasi pronto posso versare sulla spianatoia per finire di lavorare l'impasto a mano. Ricordatevi che la pasta assorbe sempre la quantità giusta di quello che utilizzate, che sia farina o semola. Fino a che rimane appiccicosa, assorbirà semola. Dopodiché ci fermiamo e lasciamo riposare. L'impasto deve riposare almeno 30 minuti prima di essere lavorato. Ci siamo quasi. Potete sapere e capire finché non la farete che profumo emana questo impasto. Ecco qui, l'impasto sta prendendo forma, la semola è quasi tutta quanta assorbita e non appiccica più alle mani. Lo lavoro qualche altro secondo. Ecco qui, guardate che bello, che bel verde che è venuto. Vedete com'è morbido? Adesso lo inserirò nella pellicola e lo farò riposare almeno 30 minuti prima di utilizzarlo per le preparazioni. Ecco qui, il composto si sta già formando, ci vogliono veramente pochi secondi. E quando è ben amalgamato, quasi completamente, andrò con le mani a finire di impastare come per tutti gli altri ingredienti. Dopodiché il composto, come già vi ho detto, va fatto riposare circa 30 minuti
perlomeno prima di lavorarlo, e se non avete tempo in realtà o se vi avanza del composto dopo averlo preparato, potete tranquillamente congelarlo, il che può risultare molto utile per poter fare magari quantità un pochino più grandi e ritrovarsi la pasta pronta quando si ha meno tempo per prepararla o non si hanno i vegetali a disposizione. Ecco qui, giro tutto sul tavolo, finisco di impastare. In realtà qui avevo già messo abbastanza semola, ne basterà poca ancora per consentirmi di finire di impastare. Ecco, aggiungo questa, aggiungetela anche voi. Ricordatevi sempre, io le dosi le do ben volentieri, in realtà non possono essere precise perché molto dipende dalla capacità di assorbimento dell'acqua da parte della farina, dalla grandezza dell'uovo, e quindi diciamo sono sempre dosi che vanno poi misurate un pochino in base al tipo di impasto che si ha e che si sta lavorando. L'impasto che deve risultare è un impasto morbido, al contempo non appiccicoso, e quindi finché l'impasto richiede farina gli si dà farina, dopodiché si lascia riposare. Il nostro blu è pronto. In realtà è tra un blu e un viola molto deciso. Guardate che bel impasto. Adesso lasciamo riposare insieme anche questo agli altri impasti e poi li potremo andare a lavorare per realizzare le forme che più preferiamo. I miei impasti sono pronti. Spero vi siano piaciuti e che vi siate divertiti a prepararli con me. E se vi piacciono le mie ricette e volete averne altre, avere altri spunti su come preparare questa bellissima pasta negli impasti e nelle forme, seguitemi, c'è un mondo di colori da creare per divertirsi insieme. Alla prossima!